Ciao amici di Fungomagia, un saluto da Macineto. Oggi siamo a fare in Liguria un'ennesima battuta a porcini. Purtroppo le uscite precedenti non mi hanno regalato nessun ritrovamento e adesso però finalmente abbiamo scappottato in Liguria. Bene, volevo farvi vedere, condividere con tutti voi il primo porcino ligure, perché qualcosa avevo già trovato però in Lombardia, e ora vi faccio vedere quello ligure, il primo Estivalis. Lo condividiamo tutte e due insieme, lo caviamo, ecco qua, guardate qui che spettacolo, anzi sono due, guardate che gioia, guardate che gioia, guardate che gioia, massicci, molto massicci. Uno, guardate come sono sani, mamma mia che bellezza. C'è solo una lumachina da sta parte ha fatto razzia, però il resto poi è bello sano. Che meraviglia, spettacolo, veramente spettacolari. Guardate qua, vediamo se ne troviamo degli altri così da poter condividerli ancora con tutti voi. Benissimo, dopo un po' di camminare siamo arrivati al punto di trovare il terzo ritrovamento. Terzo ritrovamento del 2021, lo condivido con voi, è un piccolo bombolotto di Estivalis. Chiaramente ha già sentito le forti temperature che sono scoppiate all'improvviso, un po' come tutti gli anni. Temperatura bassa, poi all'improvviso nell'arco da un giorno all'altro passa a 27 gradi, 28 gradi, caldi, terribili, che quindi creano una piccola arsura sulla superficie. Ve lo faccio vedere, qua in diretta lo caviamo. Eccolo qua. È massicciotto. Eccolo qui. Il nostro Boletus Estivalis. Vedete, queste crepe qui sono portate dal forte calore e in alcuni casi è portato invece dal vento, quindi spesso questo qui è un segnale di caldo o di vento, ok? Nulla di che, però il fungo è sanissimo. Allora, come vi ho detto, c'è molto caldo, è scoppiato all'improvviso. Mi sono spostato in un altro spot dove è una zona buona e ho trovato altri due Estivalis. Ve li faccio vedere, anche loro sono un pochino bruciati dal calore, ma sono tutta roba giovane di nascita. Sembra che le mie previsioni siano corrette. Avevo detto che intorno al 13 ci sarebbe stata la buttata piena e sicuramente sarà così. Ora quei pochi pezzi che oggi riusciremo a trovare sono solamente l'inizio di una nascita di Estivalis. Chiaramente se poi accompagnata da qualche bella burrasca magari questo aiuterà sicuramente le nostre bolettacce a esplodere. Vi faccio vedere. Oh, bla 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 bla. Eccolo qui. Che belli. Anche qui una lumachina si è divertita, ma come potete vedere l'Estivalis è perfetto. E qua. Ok. Bellissimi. Spettacolari. Diciamo che non poteva andare meglio di così, questa battuta. Sembra che stia volgendo al meglio, Siamo in questi bei canalotti e ora, visto che c'era molto asciutto sui costelli, voglio vedere nei canalotti perché ci rimane sempre un pochino più umido. Quindi scorgiamo quello che chiaramente ho già visto. Guardate cosa mi si presenta, un Estivalis e due Estivalis, uno spaccato dall'arsura e mangiato dal lumaca, lo stacchiamo, peccato, però la carne è ancora bella bianca, e poi questo estatino
magnifico. Vediamo. Che meraviglia, ragazzi, spettacolo. Finalmente si parte alla grande, altro ritrovamento, sempre nella prima battuta a Boletacce in Liguria. Finalmente ci dà ragione, ma la buttata è tra un paio di settimane, perché serve una bella burrasca e poi esplode il mondo. Ragazzi, guardate qui che meraviglia. Cantarellus cibarius. E voi direte, per un galletto tante storie. Sì, ma voi non sapete la storia del galletto. Il galletto, quando andate a Porcini, porta fortuna. Ciao belli! Ragazzi, stamattina è una grande emozione. Cammino, vengo giù da sto stradino e ecco qui il nostro estatino. Estatino screpolato dal sole, la lumachina si è divertita pure qui. Guardate qua, vedete che la spugna, cioè quindi il limenoforo è bello chiaro, la carne, se potete intravedere, è chiara, quindi è sanissimo, però sono i primi, come butta fuori il caldo qua purtroppo le lumache, il calore fanno la loro parte e ci vanno a trovare dei funghi in queste condizioni. Dai, vediamo di trovare degli altri, se siamo ancora fortunati, per adesso direi di sì. Allora, scusate le riprese che non sono professionali come quelle che mi fa la macinina, ma oggi sono in solitaria perché come vi ho detto, ho fatto un'uscita a Boletacce in Liguria e dopo tanto fermo, intanto chiedo scusa a tutti i miei sostenitori del canale, il canale di Macinetto, il vostro canale dei funghi. Chiedo scusa se sono stato tanto assente, ma purtroppo ho avuto un lutto in famiglia, in più anch'io ho rischiato veramente di lasciarci, come si suol dire, le piume. Il Covid non mi ha risparmiato affatto, anzi l'ho preso veramente brutto, quindi ho fatto una lunga convalescenza, 2 mesi, poi siamo caduti in un momento in cui i funghi primaverili, ahimè, ci avevano ormai lasciato per le varie zone colorate, quindi che non si ci poteva muovere dal proprio comune. Quindi adesso sembrerebbe che Madre Natura oggi mi voglia così regalare delle emozioni veramente forti che io voglio comunque condividere con voi. Siamo di nuovo nel bosco di latifoglie. Vi faccio vedere un altro ritrovamento, è un Boletus estivalis, anche questo qui sempre un pochino disidratato, ma si vede che è proprio di nascita. Lo andiamo a scorgere, io l'ho visto un pochino più in basso, vedete come si fanno vedere, bosco con erbetta e foglie secche, e poi vi spunta un bombolotto così che lo andiamo a cavare. Ecco qui, bellissimo, bello. Queste sono grandi soddisfazioni, credetemi, e sono contento di condividerle con tutti voi. Allora, cari amici, mi sto spostando parecchio perché noto che nei vari spot, più di 2-3, non riesco a trovarne. Ora ho cambiato di uno spot, ero quasi demotivato, pronto per andarmene via, quando invece davanti a me, mentre facevo una salita, mi appare una visione spettacolare. Voi sarete abituati magari quelli di buona stagione, quindi quelli di pezzatura bella importante, ma di questi periodi, essendo primizie, dobbiamo anche accontentarci anche della pezzatura. Sono 2 bei bombolotti, anche loro Boletus estivalis, un pochino come gli altri, come avete visto, un po' disidratati, perché purtroppo il caldo repentino porta ad avere dei funghi non ricchi d'acqua, quindi però sani, devo dire molto sani. Allora vi faccio vedere il ritrovamento, scusate, giro
giro, io stavo salendo su di qua e guardate cosa, li vedete già, no? Li vedete lì, eccoli lì, sono 2 bombolotti che caviamo, uno, il terriccio vedete è asciutto, però se andiamo un pochino sotto il terreno così vedete che è una colorazione più scura, quindi i funghi, la pianta del fungo che vive sottoterra vuole dare i propri frutti. Uno, due, che li andiamo a riporre insieme agli altri. Allora cari amici, ci troviamo sempre in battuta, sempre nella prima uscita Bolettacce in Liguria, e volevo condividere con voi un bel ritrovamento. Chiaramente prendiamolo con le molle il bel ritrovamento, perché comunque siamo a inizio stagione, quindi tutto quel che arriva è grasso che cola, come si suol dire. Tanto volevo ringraziare tutti i miei follower, tutti i miei iscritti sul canale di Macinator, grazie ancora di cuore per la grande fiducia. Vedo che abbiamo superato abbondantemente i 20.000, stiamo andando verso i 21.000, grazie veramente di cuore a tutti voi, e allora proprio per ringraziarvi nel migliore dei modi vi condividiamo questo ritrovamento qua. Allora, su questo costello qui, alla base tra castagno e una bella quercia, guardate qui, 2 Boletus estivalis, uno che abbiamo il più piccolo, piccino ormai mangiato dalle lumache che hanno fatto banchettato proprio la grande, però questo qui ancora qualcosa è rimasto di buono. Ecco qui, questo come potete vedere, diciamo l'imenoforo, che è già un giallino avanzato, vuol dire che è qua già da un po' di giorni. Questo forse è uno di quelli che è nato prima degli altri, tant'è vero che la taglia sicuramente già è più sostenuta rispetto agli altri. E bene, allora niente, li mettiamo insieme agli altri per poi farvi vedere alla fine il raccolto di questa prima battuta in Liguria alle Bolettacce. Cari amici di Fungomagia, volevo farvi vedere Madre Natura che cos'è che fa. Allora, qui c'è, come potete vedere, un tubo dell'acqua che passa attraverso il bosco, probabilmente qualche fonte di sorgente, e guardate un pochino sotto questa bordatura qui cosa si trova. Guardate, trova riparo un bel bombolotto, guardate qua, guardate. Un bel bombolottino. Teoricamente questo qui avrei dovuto lasciarlo, ma sinceramente, essendo i primi, questi qui volevo proprio assaporarli. Quindi pochi funghi con 30 kg di patate e siamo felici. Devo dire che oggi questa battuta mi sta lasciando basito, sono sincero. Non mi aspettavo così tanti ritrovamenti. Ora sono andato di nuovo nelle querce e mentre faccio una salita, praticamente una salita, vedete, tipo un sentiero sterrato, arrivo qui e cosa trovo in mezzo? Un fungo estatino, guardate, peccato, è spezzato. Peccato, è cavato vuoto, non ha però di vermi, questo è l'importante. Peccato, perché se qui si ci arrivava un giorno prima sicuramente questo fungo qui sarebbe stato uno dei famosi funghi massicci. Vabbè ragazzi, continuiamo nella battuta sperando, oramai diciamo che siamo già felicissimi così, però
qualche altro ritrovamento non ci farà sicuramente del dispiacere. Dai, andiamo avanti. Ciao amici di Fungo Magia, un saluto da Macinator. Oggi siamo alla prima battuta a Boletacce, quindi alla ricerca dei nostri porcini, e devo dire che era un giro di perlustrazione per tenere sotto controllo la situazione boschiva e del terreno, e quando invece ho avuto una bella sorpresa. Abbiamo trovato un discreto numero di porcini. Li abbiamo trovati in una situazione però dove il terreno si sta asciugando molto rapidamente nonostante le copiose piogge del periodo che abbiamo appena passato. I ritrovamenti, come avete fatto caso, ce n'erano alcuni che erano mangiati dalle lumache, alcuni erano disidratati, spaccati dall'arsura del caldo, ma io adesso ve li faccio vedere. Questo è tutto il raccolto. Scusate il cesto un po' quasi natalizio, ma dietro avevo questo e null'altro, perché non me l'aspettavo sinceramente di trovare questi estivalis. Qualcuno, come potete vedere, perfetto, giovane, altri giovani ma già spaccati dall'arsura, ma comunque tutta roba sana. Ho notato che all'interno, anche questo qui che per esempio si presenta bruttissimo da vedere, in realtà però poi la carne, vedete che è bella compatta, non c'è neanche un forellino di vermi, quindi diciamo che siamo più che soddisfatti. Questo qui stasera ci regalerà con la macinina un bel pranzetto, una buona cena. Benissimo, cari ragazzi, io allora vi ringrazio intanto per la grande fiducia che mi date e il fatto che voi comunque mi seguiate sempre di più. Invito gli amici che non sono ancora iscritti al canale di Macinator, iscrivetevi, mi raccomando, perché per voi vi costa veramente poco, per me invece fa veramente tanto. Il video, se poi vi è piaciuto, mi raccomando, qua sotto un bel like con un bel mi piace, e poi se avete qualche domanda da farmi qui sotto, mi raccomando, mandate i vostri messaggi, le vostre domande, io vi risponderò al più presto. Grazie a tutti dal mondo di Fungo Magia, un saluto da Macinator, ciao, alla prossima.